Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Grifo Gamer con Stefano a giocare a Farming Simulator 25. Dopo un po' di titoli di automazione, siti e colony builder, mi piaceva portare sul canale un qualcosina che fosse diverso, perché a me piace comunque anche immergermi in qualcosa di diverso dai miei giochi preferiti, delle tipologie dei miei giochi preferiti. I simulatori sono una delle categorie in cui mi piace distrarmi un pochino, immergermi in avventure nuove. Appunto, in Farming Simulator 25 ci potremo immergere in quelle che sono tutte le tipologie di lavorazioni che esistono nell'ambiente agricolo. I titoli di automazione, siti, colony builder, comunque tutto diciamo, il panorama che avete visto finora sul canale rimarranno i titoli principali con cui si animerà e si arricchirà il mio canale, però magari la domenica veniamo a fare un girettino per ora in campagna, poi nel futuro magari vediamo di andare anche a provare, a giocare, a immergerci in altri titoli o simulativi o magari anche altre tipologie di gioco. Questo non mi dispiacerebbe riuscire a arricchire il canale con contenuti di varia tipologia. Farming Simulator 25 è uno dei giochi più moddabili che io abbia mai giocato e anche uno dei più facili con cui gestire, caricare, scaricare, fare con le mod. E infatti andremo a sviluppare la nostra serie su una mappa mod, una mappa che si chiama Elden Map, che è ambientata in Assia, in Germania, perché mi sono sempre piaciute le mappe del nord Europa, soprattutto della Germania. Tendenzialmente vado un pochino più a nord, qui proprio siamo nel centro, nella Germania, nell'Assia. Tendenzialmente mi piacerebbe andare un pochino più a nord, però non ho trovato nessuna mappa delle zone della Pomerania, insomma quelle zone del nord Europa che danno sul Mar Baltico e quindi mi sono accontentato di questa qua. È carina, è piccolina, non ha un PDA chissà quanto clamoroso, ve lo faccio vedere. Sì, ha diversi campi, ma anche questi che sembrano particolarmente grandi in realtà non sono così tanto grandi, sono grandi in relazione a quelli piccoli, ma ho visto di molto peggio. Questa ridente cittadina tedesca ci siamo trasferiti, abbiamo voluto cambiare vita e con quei quattro spicci che ci avevamo. Abbiamo comprato una piccolissima proprietà con dei mezzi che ora vi faccio vedere. Chiamarli antiquati è fargli un complimento. Il proprietario si è voluto ritirare a vita pensionistica e ci ha lasciato questa proprietà qua, una piccolissima farm con un'abitazione che sarà la nostra casettina, dei trattori che sono un pochino datati. Oh, apri. Due trattori che sono un pochino datati, ma sicuramente almeno all'inizio faranno la loro parte. Eccoli qua, un bel Fender di vecchio stile e un Ursus che dovrebbe essere un trattore sovietico degli anni 80, qualcosa del genere, insomma. Lasciamo pure aperto qualche attrezzetto, ecco, old style, una, una fattoria che ospiterà una ventina di capi bovini, ma che ancora al momento è disabitata perché non abbiamo che dai e da mangiare. E la padrona di casa che diciamo ha visto tempi migliori. Sicuramente nel tempo ne hanno fatto qualche modello un pochino più recente, ma comunque soddisferà le nostre esigenze, almeno inizialmente. Ah, quasi il capo di casa, mi dimentico. Aspettate, aspettate. Anche questo capanno è il nostro, sarà il magazzino delle balle, ma momentaneamente è lui. New Holland 180-55 a cingolo. Quindi partiamo con la nostra carriera su questa mappa. L'idea è non prendere chissà quanti campi. Per il momento abbiamo questi tre campetti qua. Questo qui ad erba che però ha ancora bisogno di crescere uno stadio. I modder di questa mappa hanno aggiunto anche delle culture in più rispetto a quelle base. Quelle base sono queste qua, frumento, orzo, colza, avena, le prime che vi faccio vedere. Insomma, sono tutte di base alle, fino a, diciamo, ai spinaci. Sono di base anche, vabbè, però non le considero culture, erba, rafano, oleifero. E poi ha aggiunto questa roba qua. Green Rye dovrebbe essere per fare l'insilato, questo per fare la mostarda, questi dovrebbero essere dei tipo dei girasoli da sovescio, la segale, il mais per fare l'insilato, il farro, il triticale
la segale per fare il sovescio, quella dovrebbe essere, e un'erba grassa diversa, e anche le cipolle aggiunto da quello che vedo. Vabbè, ci abbiamo quindi un campetto a farro che non ha minimamente, non è stato minimamente curato, bonus sulla resa 40%, sti cazzi, mi ha dato proprio un campo di merda. Quest'altro che ci abbiamo, sempre farro, sporco come nient'altro, vabbè. Un'altra mod che ho aggiunto, che, che ho voluto provare perché non l'avevo mai provata, è quella della rotazione culturale. Questa qua, pianificatore delle rotazioni culturali. Ora, prima di andare a raccogliere il farro che è pronto, che è la prima lavorazione che volevo andare a fare oggi insieme a voi, ci prepariamo già il campo per le prossime semine, perché con questa mod praticamente le culture successive hanno un bonus di resa in base alle due culture precedenti che sono state coltivate precedentemente sul campo. Allora, qui abbiamo il farro, poi vediamo, aggiungi rotazione delle colture. Sto giocando con il pad. Se io che te metto... Ti piace. Quello precedente c'erano le cipolle. Ok. Se poi ti dico più. Ah, questa è quella successiva. Ah, no, no, ok, 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 ok. Aspettate, vediamo. Senza cultura intercalare? Ma no, dai, te ce lo metto il rafano. Vediamo che in base... Oh là là. Mais densilato mi darebbe il 115%, l'erba al 100%, tutto il resto sta un po' sotto, un po' vediamo le culture principali. Riso a chicco lungo. Ci potrei mettere il mais, ma la resa solo... cioè, ma non c'ha lo spannocchiatore, mi sa, la trebbia che ho preso io. Sì, invece ce l'abbiamo lo spannocchiatore. Allora, dai, ci mettiamo il mais. A ridamme questa. Ci andiamo a mettere il mais come prossima cultura. Quella dopo facciamo un ciclo da 3, dai. Te ci metto il rafano, ma sì. Poi vediamo quello dopo che ci dai con... l'avena 105%, non male. Ci potremmo andare a mettere, se famo un tempo, il silage mais, che praticamente sarebbe il mais da insilato, e ci andiamo a fare dell'insilato. Ma sì, dai, così cambiamo un pochino. Me ne fai aggiungere anche una, o con la terza torniamo direttamente. E poi mais, no, il mais da insilato no, dai. Ci andiamo a mettere l'avena dopo. Tanto c'è due campi a farro in questo momento. Poi adesso facciamo così. Il prossimo anno ci andiamo a mettere mais e quello dopo avena. Va bene. Ok, e questo l'abbiamo decretato. Mo, per andare a Trebbia, la prima cosa che mi serve... Ah, quello che stavo dicendo, scusate, mi so distratto da fare sta cosa. Non pensavo di andare a prendere chissà quanti campi, non volevo diventare chissà che proprietario terriero. Quello che mi piacerebbe fare è sì, rinnovare un pochino il parco macchine, aggiornarci un pochino, diventare un pochino più aggiornati, giovani, ma soprattutto mi piacerebbe fare il terzista, quindi andare, perché ci dà anche questa possibilità il gioco, prendere le missioni, andare sui campi gestiti dai giocatori, diciamo da Liyama, in realtà sono i giocatori del gioco, e fare il terzista, andare a fare le lavorazioni che ci vengono richieste dagli altri. In questo modo almeno possiamo vedere più lavorazioni senza andare per forza chissà a fare chissà quanti soldi per fare tutto quello che c'è la possibilità di poter vedere, perché guardate in alto a destra, ci avremo solo 6.350 euro, praticamente siamo dei poveri in canna che non sta attenti anche se potremmo mangiare due volte al giorno. Allora, spegniamo il trattore, risparmiamo quanto più gasolio possibile. Prendi la trebbietta. Mamma mia.
Santo siamo poveri. No, quanto siamo poveri, raga. Scrivetemi nei commenti in quanti conoscevano già questo gioco, in quanti questo gioco l'hanno già provato o lo stanno giocando, o visto che Farm Simulator è tantissimo che c'è come simulatore, come gioco, se non mi ricordo male addirittura dal 2009, questo gioco è del 2024, novembre 2024, sì, questa versione, il 25, però il gioco è dal 2009 se non erro che è uscito come simulatore, negli anni ha subito mm, vari, come si dice, sono usciti vari aggiornamenti, vari nuovi capitoli, ecco, vari nuovi capitoli. Abilità andana, sì, facciamo anche un po' di paglia, magari a venderla ci famo qualche spicciacci in più. Chi magari ha provato capitoli vecchi, sta giocando e sta provando questo capitolo qua. Fatto un pochino. Io non voglio l'aiutante, ma questa qua. Ok, mettiamo la GPS così posso chiacchierare un pochino più liberamente. Famo due capizzagne, sì. Va bene. Fatemi sapere, insomma, in quanti lo conoscevano, in quanti avete giocato o questo capitolo o altri capitoli diciamo, della saga di Farming Simulator. E se la serie vi può interessare, vi può piacere, io vorrei far sì che il mio canale, sia un'immagine e somiglianza di me, perché mi piacciono e sono i miei giochi preferiti, giochi di automazione, di costruzione di città, in cui c'è della logica, del costruire in modo tale da, tra virgolette, fare di tutto per non giocare più a quel gioco poi alla fine, ad esempio tipo Parcel Simulator, Satisfactory, è forse uno dei principali esponenti di quella tipologia di gioco, Captain of Industry, insomma questi giochi qua, però non disdegno anche il provare onestamente altre tipologie, e tra queste i simulatori onestamente rappresentano, e i simulatori sono una di quelle tipologie con cui mi piace staccare magari ogni tanto dalla ripetitività che comunque ogni tipo di gioco ti porta, anche i giochi di automazione in cui tra virgolette non fai mai le stesse cose, però ogni tanto sento il bisogno magari di staccare un pochino e di immergermi in nuove realtà e nuove avventure, e quindi mi faceva piacere, ecco, che all'interno del canale ci fosse anche questa sezione qua. Proveremo Farming Simulator per un po' di puntate, questa era la mia idea, e poi magari più avanti andare a portare, scusate, altri giochi di simulazione, altri giochi simulativi con cui mi piace distrarmi, rilassarmi e andarmi a passare un'oretta in tranquillità e relax. Oh, vediamo da un po' di cab view come si vede in questa trebbia senza una cabina, senza aria condizionata. Siamo in pieno agosto, faranno 35 gradi nel centro della Germania. Non tira una bava di vento neanche a Praga oro. Come si vede? Che è? È bella comunque l'animazione, non mi dispiace. Vedere la possibilità di vedere dentro la... No, la granella? No, grazie. Troppo gentile. Ci fidiamo allora dell'indicatore laterale. La resa è bassa, eh. In genere il faro viene preso l'orzo come il type di base per andare a sviluppare e appoggiarsi sopra il modello nuovo del faro, che ripeto, non è una cultura base, e l'orzo è una delle culture che dà più resa in assoluto in quantità di granella, ma che sta al 40%, porellino, fa quello che può per darci un pochino di farro. Che bella sfumacchiata nera, praticamente è Euromino 3 questa. Questa non passerebbe i controlli alla motorizzazione civile, ma manco se gli porti una stanza di prosciutti dall'ingegnere alla motorizzazione.
Ok, ci abbiamo rimasto un paio di passate per terminare questo campo e non abbiamo fatto manco un pieno della trebbia, della granella della trebbia. Andiamo bene. Sa che sto farro ce lo mettiamo da parte, ce lo mangiamo durante tutto l'inverno. Se no manco mangiamo se l'andiamo a vendere. Risparmiamo più a non andare a fare spesa che a vendere sti quattro chicchi. Mannaggia, ho voluto cambiare vita, ma la dura legge della campagna, anzi la dura vita della campagna. E pensare che i nostri nonni, i miei, lavoravano a mezzi anche più antiquati, cioè era modernità questa per i miei nonni. Quindi quanto si è evoluto questo mondo, quel mondo agricolo, quanto è riuscito a evolversi nella realtà, nella realtà quanto è riuscito a evolversi negli ultimi 50-60 anni è qualcosa di veramente impressionante. Veramente la lavorazione, non dico quasi prettamente manuale, ma beh, la vera tecnologia, almeno in Italia, 50-60 anni fa, erano gli animali per la lavorazione. Apriamo e scarichiamo, erano gli animali, e invece adesso abbiamo qualsiasi tipo. Oh, chiudi il cancello. Abbiamo qualsiasi tipo di macchinario che ha meccanizzato e aumentato nelle rese, anche nelle qualità dei prodotti, eh, il lavoro di chi lavora in campagna, ma comunque è il lavoro che continua a rimanere veramente duro. Allora devo spostare la seminatrice che mi sono ritrovata in mezzo al carrello. Sto Fendino però è un bel trattoretto, eh. Non è, non è piccolo per niente. Allora qua poi ci devo venire a scaricare, quindi per adesso mi appoggio. Qui abbiamo altre attrezzi, abbiamo un aratro, uno spandiconcime, quel coltivatorino per affinare la terra prima della semina. Sbattiamo un po'. Insomma, dai. Poi sulla mappa ho visto che ci sono altre 3 o 4. La chicca, mi sono dimenticato di farvi vedere la chicca. Questo è il nostro mezzo di locomozione. Quando andiamo a fare spesa, da signor Marianne, andiamo a fare spesa con a Graziella. Eh, Questo ci passa al convento, questo ci possiamo permettere, cercando di non ammazzarci. Adesso la parcheggiamo qua, va. Torna sul mezzo, l'altro. Prendete il carrello, va. Non perdiamo tempo, se non manco della sora Marianne, potremo andare a fare spesa se non mettiamo 4 spicci dentro il conto. Questo carrellino, non ve l'ho fatta vedere, questa è una chicchetta. Sto carrellino è una mod, si trova sul mod hub ufficiale del gioco. Quando voi lo sganciate, fa comparire sto ceppo qua, che altrimenti se no non ci sarebbe, dove appoggiate il timone, punto di ancoraggio del carrello. Centro, oddio, con quale compenetrazione, vai. Sì, sì, dobbiamo assolutamente aggiornare le nostre attrezzature. Allora, il trattore lo posso lasciare qua e spegnere. Risaliamo sulla trebbia. Eccola qua. Ok, manco mezzo carrello abbiamo fatto. Vieni da sopra, va. Ci cerchiamo di calpestare il meno possibile e mi tengo lo scarico. A tenermi lo scarico sulla destra solo proprio per deformazione mia, se no altrimenti manco serve di scaricare, non vi preoccupate. No, rimettiamo e settiamo la GPS anche per sto campo. Va bene. E via.
trinciamo anche sto faro, trebbiamo anche sto faro sporco come il demonio. Però sti due campetti di quintorno non mi dispiacerebbe comprarli, sia questo qua che è del signor Walter, un certo Walter, che ci ha messo i semi di soia, di qua che c'è l'avena, che è del signor Ben. Questi vorrei fossero proprietà mia, così ci tenevo lontani i vicini, perché già immagino solo, siamo giovani e quindi paesino dell'entroterra, la gioventù che arriva, poi forestiero italiano, aggiungici, già saremo invisi alla maggior parte della popolazione locale. Se per di più gli calpesto e incomincia a comprare proprietà, aiuto. Quindi via, via, teniamo lontani, teniamo lontani i vicini, che è meglio. No, dovremmo stringere cercando di stringere i migliori rapporti possibili col vicinato, perché dovremo andare assolutamente a lavorare nei loro campi se vogliamo fare i terzisti. Quindi noi siamo sempre quelli bravi, quelli buoni, educati, affidabili. E chi ci vuole lavorare con sta trebbia? Boh, qualche matto ci inviterà. Tanto che le va. Sì, me la dovrebbe far vedere comunque. Ecco, qui ci sono c'è la pagina con tutte le missioni. Queste sono missioni di avvolgimento balla, c'è la sfalciatura dei terreni, l'irrorazione, la raccoglie salsi, da andare a trebbiare campi vari ed eventuali, che però c'era questa trebbietta, voglio ridere, però senza fatica, se non mettiamo da conto che bisogna faticare, non miglioreremo mai il nostro parco macchine. Allora, primo giro per fare le manovre ce lo siamo fatto, poi ne facciamo anche un secondo, così non calpestiamo niente. Facciamo un altro girello. Ecco qua, anche il secondo giro l'ho finito e ora iniziamo a fare qua e là. Non su e giù, perché ho visto che in salita il peso, i pochi cavalli di sta trebbietta fa una fatica bestiale, quindi iniziamo a fare qua e là, ma senza che faccio 100.000 manovre. Posso smezzare già da qua, non è a malvagia. E come vi dicevo, ecco, magari la domenica mi piacerebbe poter riportare qualche episodio di Farming Simulator. Dopo tutta la settimana passata a costruire i nastri, i tubi, trasportare risorse destra, sinistra, sviluppare insediamenti, creare mega costruzioni su Satisfactory, la domenica ci veniamo a fare un giretto in campagna, così, un attimino per riconnetterci alla natura e scaricare le tensioni della vita moderna. Ok, smetto di fare i coglioni. Però ecco, no, pensavo il tema principale del canale di far rimanere i giochi di automazione, piuttosto insomma i giochi che avete visto finora sul canale. E per farmi, se volete, di farci una capatina il fine settimana e ci facciamo la nostra mezz'oretta, 25 minuti a raccogliere cibo e fare le nostre lavorazioni con qualsiasi tipo di clima possibile.
Oh, siamo riusciti a riempire un cassone della trebbia, non avrei mai detto. Aspetta, fermati di qui. Viene qua il trattore che fa prima, va. Non avrei mai detto che da sto campetto di sotto facevamo più di un pieno. Ah. Bene, bene, bene. Ah, forse dai, un carrellino di roba alla fine di tutto viene. Ok, abbiamo finito di scaricare la mititrebbia. Finiamo di fare le ultime passate, c'è rimasto veramente pochissimo. E poi ci salutiamo, ragazzi. Da questo campo stupendevolmente è venuto fuori più di quanto immaginassi. Non me l'aspettavo proprio di riuscire a fare più di un pieno della trebbia da questo secondo campetto. Bene, 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 dai. Forse qualche soldino riusciamo a farlo per mettercelo da parte. Oh, ci abbiamo rimasto le ultime due strisciatine. A parte sto triangolino, eccolo qua. Questo populimo al volo. Così. L'ultima strisciata. E per i nostri campi la trebbiatura è finita. Perfetto. Visto e considerato la resa e tutto quanto, ne posso ritenere ampiamente soddisfatto. Per essere il nostro primo raccolto ci possiamo assolutamente ritenere soddisfatti. Apri il tube. Vai. Richiudi. 5.000, dai, 5.000 litri di farro. Butta via. Allora, qui devo fare manovra. Non voglio andare sopra l'erba, quindi l'ho fatta larga. Così. Ok, andiamo su st'altro trattore. In moto. Porta indietro il portalame. Troppo. Così. Entra la pescolla, va. Oggi giù. Ok, e si aggancia in automatico. Benissimo. Sì, ci apriamo con la manovra sola. Perfetto. Spingi, scende. Senti che sound quest'Ursus. La bicicletta targata è troppo bella. Targa come se fosse una moto. Recupera. Vai. Adesso finché incimo le vacche sta strada la potremo utilizzare come parcheggio. E se qualcuno vuole passare, pazienza. Stacca. Giù. Questo gioco c'è la possibilità anche di utilizzare mod da siti esterni rispetto al mod hub ufficiale della Giants, che è la software house che realizza il gioco. Però, onde evitare qualsiasi tipo di problematiche, in questa serie utilizzerò solo ed esclusivamente mod
provenienti dal mod hub ufficiale di Giants. Così, cioè, mi evito qualsiasi tipo di problematica o di anche incompatibilità, a volte errori nel gioco. Tutto quello che vedrete in questa partita o è di default o è una mod proveniente dal mod hub ufficiale di Giants. Mentre scarico il faro, ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fin qua. Spero di aver fatto un qualcosa di gradito, di portare un gioco diverso rispetto a tutti quelli che ho portato finora nel canale e di far partire per la domenica, per il nostro fine settimana, un qualcosa di un pochino diverso rispetto a quello che è presente nel canale, ma che rispecchia comunque una tipologia di giochi che a me piace molto intraprendere. Quindi ringrazio ragazzi di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdere le prossime uscite su Farming Simulator 25 e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. Scrivete nei commenti se conoscevate il gioco, se vi piace questa idea di andare ad esplorare anche altre tipologie di gioco. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, buona domenica e alla prossima. Ciao!